Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche per le sfide per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta della giustizia, amici dello Scorpione. Può essere un periodo dedicato alla giustizia in senso fisico, ma anche alla giustizia in senso divino, quindi potrebbe esserci come un riequilibrio di certe situazioni piuttosto che di certe relazioni. È come una regolarizzazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste cambiare, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Ah, e in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, che cosa dovrete sfidare, qual è la sfida più importante del prossimo trimestre. Allora, partiamo con un fante di bastoni, la regina di spade, un fante di coppe, la carta della forza, abbiamo un 7 di coppe, un 10 di bastoni, re di coppe e 8 di coppe. Bene ragazzi, allora partiamo da questo fante di bastoni che visto così mi dà come la sensazione di una insicurezza nell'agire, nel muovervi. Andiamo a vederlo. 10 di pentacoli. Potrebbe essere una difficoltà a stringere alleanze, regina di spade, una difficoltà magari per qualcuno anche a livello familiare, visto che abbiamo questo 10 di pentacoli. C'è come un... molte persone le sento scariche. Quindi è come se ci fosse un o bisogno magari di sostenere la famiglia, piuttosto che qualcuno potrebbe essere sostenuto dalla famiglia. Andiamo a vedere la regina di spade. Perché la regina di spade è una carta che ci parla di organizzare, pianificare. 4 di spade e 8 di coppe che avete già qui. Guardate, sia la regina di spade che la giustizia hanno la spada. E qui abbiamo un 4 di spade, che parla di guarigione, parla di qualcuno che ha bisogno come di prendersi un momento per fare il punto della situazione. E sento che è un po' questo, cioè è come se doveste effettivamente fissare delle regole,
o per voi stessi, o per una determinata relazione, o per una situazione. Le regole per se stessi potrebbero essere, non lo so, decido di svegliarmi alle 6:30 tutte le mattine e di fare mezz'ora di meditazione prima di fare il resto, no? C'è come una sorta di, come vi posso dire, di regola che bisognerebbe prendere. Andiamo a vedere il fante di coppe. È interessante perché qua ci sono due fanti, uno è girato al contrario. E l'idea appunto è che siate un tantino stanchi in questo periodo e che per uscire da questo tipo di stanchezza dobbiate pianificare meglio come muovervi, dove puntare le vostre energie. Se fosse per voi una questione lavorativa, il punto è fare un elenco delle priorità. Che cosa va fatto prima e che cosa posso lasciare per dopo. Andiamo a vedere la carta della forza. Re di coppe e re di pentacoli, ragazzi. Credo che qui il punto sia prendere il coraggio a due mani e iniziare a fare quelle modifiche nella situazione, in voi stessi, all'interno di una relazione, le modifiche che vanno fatte. Con la carta della forza si tratta, uno, di aprire il cuore, ok? Probabilmente questa necessità di organizzazione e di pianificazione con la regina di spade potrebbe irrigidire o raffreddare qualcuno. Qui non si tratta di diventare freddi o diventare insensibili, anzi, si tratta proprio di sfruttare questo vostro lato anche empatico per riuscire ad organizzare la situazione piuttosto che la relazione al meglio. Mm? Andiamo a vedere il 7 di coppe. Nove di bastoni. Anche il 9, Papa, anche il 9 di bastoni è una carta che ci parla di mettere dei paletti, ci parla di mettere dei limiti che potrebbero essere i nostri, come ho fatto l'esempio prima, oppure potrebbero essere proprio per altre persone. Sta di fatto che se diciamo all'inizio c'è come una sorta di dover organizzare, dover pianificare, mano a mano che lo si fa, mano a mano che si tagliano, perché qui abbiamo il 10 di spade che è l'arcano minore della morte, quindi mano a mano che si tagliano le cose che non servono più è più facile gestire le altre. Tenete presente che qui avete tre re, la regina qui e un papa. Qui si tratta proprio di rendere pubblico o ufficializzare quelle che sono le vostre scelte, le vostre decisioni o perché no, anche i vostri paletti, i vostri limiti. Io fino a qui arrivo, da qui in avanti non è più cosa mia. E difatti abbiamo 9 e 10 di bastoni. Il 10 di bastoni è una carta che ci indica che è ora di lasciare indietro tutto quello che non è di nostra competenza. Se per esempio siete abituati a aiutare un certo personaggio della famiglia, è ora che questo tipo di attitudine venga trasformata. Magari invece che togliere le castagne dal fuoco a qualcuno, invece che risolvere i problemi a qualcuno, si può iniziare a dare gli input a questa persona in modo che risolva da sé le proprie grane. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 5 di pentacoli. Ho la sensazione che qualcuno qui stia cercando di rimanere in una determinata situazione nonostante le cose non vadano proprio bene. E qui per farle andare meglio, appunto, con questi due 10 è ora di lasciarsi indietro certe responsabilità, certi sensi di colpa, certi pesi, certe ideologie. Ancora una carta per il 10 di bastoni. La morte. 10 di spade, arcano minore della morte.
probabilmente c'è qualche cosa che fate fatica a lasciarvi indietro. Sapete, soprattutto se siete genitori, mi viene da dire, è come è come dire, a mio figlio da solo non ce la fa, se non lo aiuto io, potrebbe, non so, non riuscire, avere problemi, però tenete presente che finché se non è un figlio, potrebbe essere un partner, è uguale, anche un collega di lavoro, però finché siamo noi a risolvere i problemi agli altri, non rendiamo indipendenti gli altri in modo da riuscire a cavarsela poi da soli. Ok? Se per caso io sono un genitore e continuo ad aiutare il figlio a risolvere i problemi per il figlio, nel momento in cui io genitore non ci sono più, il figlio non sa come fare perché non è allenato a farlo. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Scusate, questo re di coppe. Abbiamo un 7 di coppe nuovamente e un 9 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche l'8 di coppe. Cavaliere di bastoni, sì, e cavaliere di coppe. Guardate come qui avevamo fante e cavaliere, scusate, fante di bastoni e di coppe e qui abbiamo cavaliere di bastoni e di coppe. Come se l'energia si fosse trasformata, si fosse sviluppata, si fosse evoluta, diciamo così. Ok, devo dire che questo 7 di coppe che avete qui è una carta che indica il fatto che si possano aprire delle nuove occasioni, nuove possibilità. Ehm, è come aprirsi al nuovo e lasciare andare il vecchio che non serve più. Il 5 di Pentacoli è una carta di delusione, quindi io ho la sensazione che magari, soprattutto se fosse per esempio una situazione di lavoro, potreste dover lasciare indietro un determinato progetto, un determinato prodotto a malincuore, però in un certo senso è quello che ci vuole per riportare l'equilibrio, soprattutto se è una faccenda che portate avanti da tanto tempo e vi ha scaricato, perché sia il fante di bastoni al contrario che il 9 di bastoni indicano stanchezza, indicano mancanza di vitalità, mancanza di forza. Con il 9 di bastoni può essere che abbiate anche dei valori sballati di colesterolo o cortisolo, che poi comunque sono collegati, quindi è il fatto di rimanere sempre in continua tensione, sempre sotto stress, che fa aumentare questi valori, ok? Allora ragazzi, la sfida del prossimo trimestre sarà proprio quella di ehm, cambiare, far evolvere, trasformare un lato della vostra vita che qui fortemente potrebbe essere o una relazione parentale piuttosto che una situazione lavorativa, però non è che escluda la situazione romantica, eh? Diciamo che mi vibra poco vedendo le carte così come sono, però per qualcuno potrebbe anche risuonare come una situazione romantica. Il punto è stabilire quali sono le vostre regole, stabilire che cosa è giusto per voi, che cosa vuoi fa rimanere in equilibrio, che può essere attraverso un corso di studi, può essere attraverso un libro, può essere attraverso un momento di ritiro spirituale, può essere attraverso una guida, però è come se aveste bisogno di definire certe regole. Se fosse per esempio un'azienda, che cosa funziona, che cosa mi fa guadagnare dei prodotti o servizi che sto offrendo e che cosa invece bisogna togliere perché è più il dispendio di denaro e di energia che non il guadagno. Quindi è come se ci fosse da fare una sorta di bilanciamento, diciamo, di quelli che sono i prodotti e i servizi che funzionano o le cose che funzionano nella relazione e quelle che invece non funzionano. Io qui sento che è come se foste piccolini, cioè in questo senso è come se scusi o scusa, come se affrontaste le cose con una vocina, cioè senza la determinazione che ci chiede la regina di spade. Ed è per quello che qui avete la carta della forza, proprio perché vi dice
è ora di mettere giù il coraggio, di tirare fuori gli amenicoli, di dire qual è la vostra, ok? Quando c'è la forza è perché si tratta di fare una ricerca di tutto il coraggio che potreste avere e usarlo per fare questi cambi, ok? Qui avete un papa. Il papa è una carta che ci parla sia di una guida, quindi qui per qualcuno potrebbe effettivamente essere utile affidarsi ad una guida, normalmente è una guida spirituale, ok? Che vi possa aiutare a vedere quali sono le altre possibilità che si potrebbero aprire una volta che lasciate indietro questa discussione, questo argomento, questo prodotto, questo servizio, quello che sentite di dover lasciare indietro che non frutta più. Datemi una carta per il 5 di Pentacoli. Cavaliere di spade. È come se mancasse determinazione. Cioè, qui sento la necessità di creare una sorta di rigidità, di regola, che non è che necessariamente deve essere rigidità, cioè nel senso, quella è la regola e si segue pedestramente e basta. Questa è una regola che serve alla mia azienda, alla relazione, per funzionare meglio. La sfida qui è proprio diventare grandi, nel senso di fare la voce grossa, cioè non in senso arrogante, però far valere quelle che sono le vostre idee, i vostri progetti, le vostre regole soprattutto. Si tratta di mettere dei paletti, ragazzi, fino a qui va bene, da qui in avanti non funziona più come ha funzionato nel passato. E ci sta, la vita è cambiamento. Vi dico, potrebbero esserci delle persone che, magari se è una relazione di coppia, per esempio, l'altro potrebbe rimanere un pochettino spiazzato ed è per quello che vi consigliano la guida, questo papa, ok? Ehm, Sarà un po' difficoltoso lasciare indietro certe abitudini, ehm, certe- certi tipi di routine, però io sento che quello sarà la possibilità, cioè vi darà la possibilità effettivamente di andare verso un futuro migliore. È molto bello avere il re di coppe alla fine del percorso perché è come se in questo trimestre riusciste ad acquisire una maturità mentale e emotiva non indifferente, che vi darà proprio la possibilità, primo, di essere più indipendenti, secondo, di aprirvi queste possibilità, cioè la guida può farvi vedere quali sono le possibilità, però poi chi agisce siete voi. Qui avete due cavalieri. I cavalieri sono due carte di movimento, di qualcuno che va avanti, che fa, che comunica, che è attivo. E devo anche dire che una volta che riuscirete a tagliare questo tipo di abitudine o di vecchio modo di operare, effettivamente, oltre a vederle, le possibilità del 7 di coppe, inizierete ad andargli incontro. C'è anche un 8 di coppe che avevamo qui. Se qui non sapevate che cos'era indicato per voi, con questa guida è come se vi si aprissero un attimino gli occhi e vedeste che cos'altro potete fare. Qualcuno qui sento che appunto è un po' demotivato, avrebbe come voglia di qualche spinta in più. eh, è quello che dovete lavorare voi fondamentalmente, ragazzi. La forza di volontà, che può anche essere forza morale. Ok? La forza morale è proprio della polarità positiva, mentre la forza di volontà è propria della polarità negativa. Quindi si lavorano tutte e due insieme. Vi dico, anche queste due figure potrebbero essere intese come due personaggi che vi aprono un pochettino gli occhi. Qualcuno potrebbe aver bisogno magari di un commercialista, di qualcuno che vi dia come delle dritte. Tenete presente che avete la giustizia, si parla di contratti, il 10 di Pentacoli anch'esso è una carta che parla di contratti e quindi qui per molte persone sì che si tratta di una situazione lavorativa da dover ridefinire. Se per caso fosse una situazione romantica, sento che anche qui è come se le cose fossero un pochettino stagnanti e c'è bisogno di
mettere la testa fuori dal guscio, ragazzi, cioè dire qual è la vostra, dire che cos'è che non vi piace. Sento che sarà comunque un passaggio dolce, cioè non ci sono litigi, non ci sono rotture, è più un ok, mi metto a tavolino, decido questo della relazione va, questo non va, questo come si lavora, come lo modifichiamo. Ed è un discorso da fare insieme all'altra persona. E la stessa cosa vale se fosse un rapporto familiare. Qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe definire delle regole che in realtà sono un po' troppo costrittive, di conseguenza è come se si andasse ad un cambio delle regole, ad un cambio di realtà. Vi dico, con tutte queste figure, avete anche il re di bastoni, è facile che vi affidiate a qualcuno. Ora, io dico sempre che con il Papa non necessariamente deve essere una persona fisica, la guida, può essere un libro, un canale di YouTube, un post, un podcast, cioè quello che a voi serve per aprire la visione di insieme. Tutto sommato devo dire che si apriranno nuove strade una volta fatto questo taglio, una volta modificato questo modus operandi, e la carta della giustizia è una carta che riporta l'equilibrio. Quindi io qui sento che una volta che affronterete questo tema, questo genere di cambio, ritornerà l'entusiasmo, la voglia di guardare il mondo con occhi positivi, la voglia di fare. Potrebbero arrivare anche un sacco di idee effettivamente, e soprattutto sento che vi sentirete più forti a livello personale perché avrete rotto lo schema di comportamento del mi piacerebbe, ma non so se dirlo, non so se obiettare, non so se. Ok? È come se trovaste più forza di carattere alla fine del periodo, cioè scoprirete, ok, che anche con la dolcezza, perché vi ripeto, è un passaggio dolce, anche con la dolcezza si può ottenere quello che si vuole. Anzi, vi dirò di più. La carta della forza, nello specifico, parla proprio di una fanciulla che apre le fauci di un leone, ovvero con la dolcezza e con la gentilezza riesce a domare una bestia inferocita, perché in teoria il leone si associa a un animale inferocito, ok? Quindi in modo molto dolce sento che riuscirete a cambiare questo tipo di comportamento piuttosto che situazione. Avrete più grinta alla fine del periodo, avrete più idee, sarete più forti voi stessi, vi sentirete più indipendenti. È come se vi tornasse la voglia di scoprire il mondo, sento. Bene, molto bene, bella lettura, amici dello Scorpione. Andiamo a vedere un oracolo. Andiamo a vedere che cosa vi... Ne ho diversi oracoli, eh. Adesso andiamo... Ok, grazie. Yang, è la carta numero 1, è la carta dell'azione, del fare, che è un po' quello che vi dicevo qui, no? Bisogna prima rettificare per poi ritrovare lo sprint per fare cose nuove, per agire letteralmente. Essendo una carta numero 1 parla anche di nuovi inizi. E poi abbiamo la carta numero 32 che parla del qui e ora. Vedete che qui fa vedere passato e futuro, mentre è un po' come se vi invitassero a guardare nel momento presente quali sono le bandiere rosse, le cose da modificare. Non importa se in passato avete pensato, creato, agito in un determinato modo, è ora di valutare il presente per quello che è. E neanche dire, ah, se poi in un futuro, ma in un futuro potrebbe cambiare. No. Valutate il qui e ora. Quali sono le bandiere rosse? Cos'è che non vi conviene più? Cos'è che vi richiede troppo sforzo? Cos'è che si potrebbe cambiare? Cos'è che assolutamente non volete cambiare? Insomma, è come se doveste fare una valutazione nel qui e ora, nel momento presente. Andiamo a vedere un koan. Fa quello che vuoi e non perché devi. Wow! E ci sta. Perché qui si tratta di regole che secondo me potrebbero anche essere state fissate nel passato e che probabilmente adesso non servono più. Ecco perché avete qui la carta della forza che vi dice è ora di
prendere il coraggio a due mani e di fare i cambiamenti che servono. E con questa carta è interessante perché noi siamo sempre pieni di devi fare questo, devo fare questo, devo fare quell'altro, e invece certe volte, diciamo anche un po' per trarre in inganno il nostro cervello, sarebbe meglio dire voglio fare quella cosa lì perché, ipotesi, piatti da lavare, devi lavare i piatti, e invece sarebbe meglio dire voglio lavare i piatti perché così dopo ho la cucina pulita e io mi sento bene. Provate, se siete un po' sensibili a livello energetico, provate a fare proprio un esperimento. Ad alta voce dite devo fare una cosa, devo lavare i piatti, per esempio, no? E poi ascoltate come si sente l'organo del cuore. Non a livello fisico, a livello energetico, ovviamente, no? Per chi è un po' sensibile si sentono i cambi del proprio campo energetico. La stessa, aspettate un attimino, e poi la stessa frase la mettete con il voglio. Voglio lavare i piatti. E sentirete che la percezione a livello sottile cambia, è proprio diversa. Fatelo e scrivetemi nei commenti come lo percepite. Bene, un ultimo oracolo per chiudere la lettura, una fatina. Wow! Allora, questa fatina vi dice che siete diventati saggi con lo scorrere del tempo. E dice che adesso è il momento di fare appello a tutta la vostra saggezza interna per aiutarvi con questa sfida. Wow, è stata una bellissima lettura, amici dello Scorpione. Io qui direi che la giustizia è una giustizia divina, nel senso che si toglie quello che non serve per far entrare tutto quello di buono che potrebbe servirvi, aiutarvi, piacervi, insomma. E ne vedo comunque un miglioramento sia da un punto di vista della situazione che personale. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete o scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure potete abbonarvi al canale, dove nella sezione degli abbonamenti ho concentrato più di 25 anni di studi olistici e li ho messi a vostra disposizione. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!